Fine anni 80, vicolo Pipitone, a Palermo. Un uomo sta seguendo in lontananza un incontro. (19 marzo 2021). Nino Madonia viene condannato all'ergastolo per l'omicidio del poliziotto Antonino Agostino e della moglie Ida Castelluccio. Omicidio avvenuto il 5 agosto del 1989 a Villa Grazia di Carini. Nella motivazione il GIP di Palermo, Alfredo Montalto, scrive alcune cose interessanti. Il motivo per cui sarebbe stato ucciso Antonino Agostino risiederebbe nei rapporti intrattenuti fra la cosca dei Madonia ed importanti forze dell'ordine collegate ai servizi di sicurezza dello Stato. Si legge nelle motivazioni della sentenza: per l'esecuzione del poliziotto 28enne le motivazioni sarebbero da ricercare non soltanto nel fatto che lo stesso Agostino fosse un cosiddetto cacciatore di boss latitanti su sollecitazione dei servizi segreti, ma, come emerge dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, anche a causa delle interlocuzioni tra la mafia siciliana e gli apparati istituzionali. Agostino aveva infatti scoperto le frequentazioni di boss mafiosi come Madonia con esponenti delle forze dell'ordine e dei servizi di sicurezza, tra cui l'ex dirigente della squadra mobile Bruno Contrada, poi condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, ma anche con l'ex questore Arnaldo La Barbera e il poliziotto Giovanni Aiello, detto Faccia da Mostro. Tale movente, sostiene il GIP, conduce il delitto nell'alveo degli interessi precipui del mandamento di Resuttana, capeggiato da Madonia, con i quali tutti gli esponenti delle forze dell'ordine intrattenevano rapporti. Il boss Vito Galatolo, ad esempio, ebbe a vedere personalmente Contrada in varie occasioni, nel covo di vicolo Pipitone a Palermo, contestualmente a una persona appartenente ai servizi segreti, soprannominato il Mostro, perché aveva la guancia destra deturpata da un taglio, la pelle rugosa e arrossata. Sia Contrada che Aiello, ricorda il GIP, sono stati visti anche in occasione di incontri con altri esponenti mafiosi. Ed è significativo evidenziare, si legge, che secondo quanto riferito da Vito Galatolo, una delle visite di Contrada e Aiello, in occasione delle quali questi incontrarono Nino Madonia, Pino Galatolo, Vincenzo Galatolo, Gaetano Scotto e Raffaele Galatolo, fu notata da Agostino, che stava effettuando un appostamento proprio nel vicolo Pipitone. Altrettanto significativi sono i riscontri acquisiti in ordine all'effettiva conoscenza tra Contrada e Aiello e gli strettissimi rapporti esistenti tra i predetti risalenti agli anni 70. Secondo la sentenza, inoltre, le indagini sarebbero state inquinate da un tentativo di depistaggio voluto ed attuato da Giuseppe Graviano, il quale in data 14 luglio 2020 ha rimesso alla Corte d'Assise di Reggio Calabria una memoria difensiva, nella quale, tra i molti temi affrontati, vi sono anche specifici riferimenti all'omicidio Agostino. Nel documento il capomafia sosteneva che i mandanti sarebbero dovuti essere cercati tra gli uomini vicini al boss, collaboratore di giustizia, Salvatore Contorno. Graviano, scrive il GUP, dice che il movente del duplice omicidio andrebbe individuato nelle indagini che Agostino avrebbe iniziato sulla gestione del collaboratore Contorno e nel coinvolgimento dello stesso Agostino nel fallito tentativo all'Addaura ai danni di Giovanni Falcone. La memoria poi prosegue con alcune elucubrazioni che legherebbero il duplice omicidio alla strage di Via D'Amelio, ma il cui evidente fine è sempre quello di addossare tutte le responsabilità solo ed esclusivamente a quei soggetti già indicati come tutti legati a Contorno. Questo per il GUP è un tentativo non riuscito di depistaggio ad altri fini.